Differenze tra ringer e soluzione fisiologica quando facciamo le flebo sottocute al gatto o al cane e, soprattutto, quale delle due è meglio usare in un paziente renale. Entrambe le soluzioni vengono usate spesso, ma hanno caratteristiche diverse che influenzano l'equilibrio acido-base ed elettrolitico. Questo significa che possono aiutare oppure complicare un quadro già delicato. Vediamo le differenze base. La soluzione fisiologica è semplicemente acqua con sale. Contiene solo sodio e cloro. Il problema è che, soprattutto se usata a lungo, può causare acidosi ipercloremica e portare a squilibri come alti livelli di sodio nel sangue o ipocalcemia. Il ringer lattato, invece, è una soluzione bilanciata, molto più simile ai liquidi naturali del corpo. Contiene sodio, cloro, potassio, calcio e il lattato, che aiuta a compensare l'acidità del sangue. E in molti casi è decisamente più adatto. Ma il ringer è sempre sicuro? Non sempre, perché il ringer contiene potassio, calcio e il lattato che deve essere metabolizzato correttamente. Quindi va usato con prudenza in presenza di potassio alto, ipercalcemia severa, problemi che alterano il metabolismo del lattato, insufficienza cardiaca. Quando preferire il ringer? In generale, nel cane e nel gatto con insufficienza renale, soprattutto se disidratato o ipovolemico, il ringer è la scelta preferita, se non ci sono controindicazioni specifiche. Quando usare la fisiologica? Ci sono alcuni casi in cui la fisiologica diventa la scelta giusta. In caso di ipercalcemia severa, alcalosi metabolica ipocloremica, dove serve più cloro, se l'animale ha il potassio alto, il ringer va evitato. Ma attenzione, nei pazienti renali cronici la fisiologica non è mai la soluzione di mantenimento ideale a lungo termine, perché è proprio quella che, usata troppo, rischia di peggiorare l'acidosi. Il ruolo della fluidoterapia, le flebo, da sole non abbassano l'azotemia. Servono per correggere la disidratazione, stabilizzare gli elettroliti, nei pazienti renali in stadio avanzato. La correzione della disidratazione deve essere lenta e prudente per evitare sovraccarichi o cali di pressione troppo rapidi. Nella maggior parte dei gatti e cani con insufficienza renale cronica, per uso sottocute, la scelta migliore è il ringer. La fisiologica si usa solo quando l'animale ha il calcio o il potassio alti. La fluidoterapia aiuta a stabilizzare il paziente, ma va personalizzata, monitorata e soprattutto non deve sovraccaricare un organismo già delicato. Ecco perché il tipo di fluido, il volume e la frequenza devono essere sempre decisi in base agli esami del sangue, allo stato clinico e alla risposta dell'animale. Spero che questo breve video ti abbia chiarito le differenze tra ringer e fisiologica nel paziente renale.